Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e buona domenica. Prima di iniziare questo nuovo contenuto, ovviamente Fiorentina-Napoli 1-3, il giorno dopo portiamo via 3 punti dal Franchi, importantissimi per la classifica e per il continuo del campionato. Un Conte appagato per la prestazione del Napoli, ma non troppo perché bisogna migliorare nella gestione dei 90 minuti. Lo si evince dalle stesse parole del mister, quelle di Politano post partita. Facciamo il punto della situazione, andiamo a vedere anche alcuni numeri, soprattutto per quanto riguarda i tiri totali, i tiri nello specchio e quant'altro. Fatemi sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale se volete attivando la campanellina, così restate aggiornati in maniera cronologica, e se vi piace questo video un bel like fa piacere al sottoscritto, e anche di domenica diamo una mano all'algoritmo. Partiamo dalle parole del mister e poi passiamo ovviamente a scalare Politano, le parole di Anchissà e i numeri del match. Abbiamo risposto presente per gran parte della partita, c'è stato un approccio molto importante. Questa è una partita dominata. De Gea ha fatto tante parate, per questo ero molto arrabbiato alla fine. Non è accettabile un finale del genere. Ai ragazzi voglio bene come figli, ma dobbiamo migliorare. Abbiamo concesso questo gol e siamo andati in affanno. Potevamo farne un altro con Elmas. Oilund, Rasmus è un ragazzo di 22 anni preso dal Manchester United perché ha portato bene con Scott. Ha un potenziale importante, può ancora crescere e migliorare, ma si vede che è un ragazzo che ha buonissime prospettive. Abbiamo bisogno di uno che ti tenga palla oltre ad attaccare lo spazio. I due centrali, così come tutti gli altri, hanno fatto una grande prestazione. Abbiamo fatto giocare pochissimo la Fiorentina perché andavamo molto alti e hanno patito questa pressione. Potevamo fare altri gol. Dissento da quanto avete detto sulla Fiorentina, che è una squadra da anni strutturata per fare più competizioni con giocatori bravi. Chi fa finale europee ha tanti ottimi giocatori, non mi accontento solo di vincere le partite, guardo sempre il bicchiere mezzo vuoto per cercare di migliorare. Noi l'abbiamo sempre detto e continueremo a ripeterlo, almeno io, il top player che abbiamo in panchina fa la differenza e farà la differenza, perché dopo una partita del genere potevi anche andare in conferenza stampa e fregartene altamente di analizzare il tutto e per tutto, facendo i complimenti alla squadra. Invece l'abbiamo visto tutti che abbiamo sofferto nell'ultimo quarto d'ora, calando un tantino fisicamente, ma Conte non ti verrà mai a dire siamo calati un tantino fisicamente, però diciamo che ci sta anche il calo fisiologico in una partita dove hai dominato, hai corso in lungo e in largo e hai lasciato poco spazio all'avversario, però Conte subito rimette tutti in riga perché giustamente c'è anche l'Europa quest'anno, e quindi diciamo che non hai pagato ieri lo scotto di un eventuale 3-2, si riapriva la partita e quant'altro. In Europa situazioni del genere potrebbero essere fatali anche per quanto riguarda il punteggio poi che porti a casa, che siano un punto, tre o una sconfitta, è comunque un mini campionato, e Conte dal punto di vista matematico questi calcoli sappiamo che li fa praticamente sempre, così come le dichiarazioni di Politano. Politano a fine partita, ovviamente ai microfoni di Sky Sport, dice: il mister era arrabbiato per gli ultimi 20 minuti, ma è il suo stile, la sua mentalità. Dobbiamo seguirlo fino in fondo perché sappiamo anche noi che potevamo fare meglio dopo aver disputato un'ottima partita. Sul 3-0 siamo calati ed è un errore che non deve capitare. Loro hanno avuto l'occasione del 2-3 e dopo aver dominato potevamo gestirla con maggiore tranquillità. Sto tirando di più in porta anche perché spesso il gioco si sviluppa a destra e non avendo un esterno puro sull'altro lato. Sono un attaccante, per me è importante portare gol e assist in ogni partita. I calciatori del Napoli sono tutti mentalizzati e sanno perfettamente già durante la partita, lo sanno già che negli ultimi 20 minuti si vedono un tantino in sbattimento e sanno perfettamente che entreranno negli spogliatoi a fine match, e Conte sarà la prima cosa che andrà ovviamente a sottolineare. Ed è giusto che sia così, è giusto che sia così perché può essere un calciatore navigato come lo può essere De Bruyne, può essere un calciatore diciamo con una situazione che deve decollare di nuovo come Oilund. Comunque in tutte le situazioni nelle quali puoi trovarti da calciatore, questa è l'infa vitale, avere un allenatore che comunque riesce da subito, anche nell'immediato post partita, a rimetterti in riga per ciò in primis che non è stato fatto bene, e poi complimentarsi con tutti e fare il punto della situazione per tutto diciamo l'altra
per tutta l'altra tranche del match, gran parte ovviamente, analizzando la partita di ieri dove hai fatto un partitone bello e buono. Il Napoli concede molto ma molto poco. Anchissà ai microfoni di DAZN a fine match dice il mister voleva questo, siamo una squadra che si batte dall'inizio alla fine, proviamo sempre a farlo e quando vinciamo siamo contenti. La nostra è una squadra che fa le cose insieme, è facile giocare qui e anche i nuovi si sentono a casa. Sarà interessante e accattivante ora la Champions League. È importantissimo lo spogliatoio, è importantissimo integrare i nuovi e l'abbiamo visto ieri, l'abbiamo analizzato anche nella live nell'immediato post partita di ieri sera. Ringrazio tutti coloro che sono stati in live ieri fino a mezzanotte inoltrata nell'analizzare e nel diciamo condividere impressioni a caldo. L'abbiamo visto quando ha segnato Højlund, perché Højlund così come ha insaccato si gira e va a cercare chi gli ha fatto l'assist, ovvero Spinazzola. Parliamo di un calciatore che è stato a Napoli con i compagni forse 3 giorni al massimo, quindi ti sei allenato molto poco e hai potuto vivere poi l'insieme squadra diciamo per pochi giorni e trovarti direttamente a buttarla dentro, ti giri, guardi Spinazzola come diciamo andare a ricercare quel compagno che ti ha fatto già 50 assist nel campionato, con quello sguardo e con quella voglia e con quella felicità. È tutto grasso che cola, perché il Napoli ovviamente è uno finalmente dico, è uno spogliatoio sano che non ha niente da temere e preoccuparsi per quanto riguarda il futuro, ovviamente, anche se dovessero arrivare nuovi innesti perché vengono messi nelle giuste condizioni per rendere al meglio e per integrarsi quanto prima. Ovviamente merito sicuramente della squadra, del mister e di tutto lo staff della società con a capo Aurelio De Laurentiis. Il Napoli concede molto ma molto poco anche alla Fiorentina, perché se da un lato possiamo dire gli ultimi 20 minuti abbiamo sofferto, siamo andati un tantino in sbattimento soprattutto sulle palle inattive, perché poi abbiamo subito 2 o 3 calci d'angolo dove saltavano un tantino le marcature ed eravamo forse stanchi dal punto di vista della concentrazione, ma ci può assolutamente stare. C'è un buongiorno che dice abbiamo impostato la partita sapendo che sarebbero stati molti 1 contro 1 con coraggio e facendo il nostro gioco. Con Beukema ci siamo subito trovati bene, cercando di comunicare il più possibile ed è andata benissimo. Sono anche molto contento per il suo gol all'esordio. Giovedì sarà una sfida tosta contro attaccanti forti e una rosa forte. Dovremo recuperare l'energia e prepararci al meglio. Non si smette mai di migliorare e cercherò sempre di mettermi a disposizione del mister e dei compagni per continuare ovviamente a migliorare. Anche per me giovedì sarà l'esordio in Champions nel confrontarmi con altre realtà e altri campioni. Ci fa, diciamo che ci fa uno spoiler, buongiorno, sarà il mio esordio in Champions, quindi probabilmente lo sa già che giocherà lui giovedì e quindi diciamo che il Manchester City troverà pane per i suoi denti per quanto riguarda diciamo l'attacco, quindi noi abbiamo tutte le armi per difenderci con il nostro Alessandro Buongiorno in campo. Parlavamo di tiri in porta, parlavamo di tiri nello specchio, tiri fuori. Il Napoli ieri tira 14 volte verso la porta, 9 nello specchio, un palo, 2 tiri fuori e 3 tiri bloccati con 5 parate possiamo dire decisive di De Gea, anche quella su Elmas, perché poi la parata all'ultimo su Elmas è una parata di piede dove tu sul finale, con la stanchezza che comunque ci può stare, sei stato molto lucido ad allargarlo quel piedino, perché la palla sarebbe finita tranquillamente sul secondo palo e diciamo nel sacco, con un Elmas che avrebbe marcato anche lui poi all'esordio, se vogliamo parlare di esordio, perché è già stato uno dei nostri con il Napoli. Un grandissimo Beo che mi è piaciuto a me tantissimo per quanto riguarda l'ordine e per quanto riguarda, come ha detto Buongiorno, la comunicazione tra i due centrali. Abbiamo concesso a Moise Kean solo il tiro da fuori e quindi la pericolosità della Fiorentina tenendola fuori dall'area di rigore, ecco che si è abbassata e non poco. Ieri abbiamo fatto un'analisi tattica dove dicevamo attenzione a quelle situazioni da quinto a quinto, però il Napoli è stato talmente alto ed ha cercato di non far superare, ovviamente riuscendoci talvolta, altre no,
lasciando la Fiorentina nella propria metà campo, così da diciamo tenere lontana la minaccia dall'area di rigore, anche se Savic ha fatto il suo, ottimo con i piedi, c'è stato un grandissimo intervento nel salvare il 2-3, ma poi l'azione lì è stata fermata per un fallo. Possiamo andare a sindacare sul gol preso sul suo palo, possiamo essere d'accordo che si poteva intervenire diversamente, forse con diciamo con maggiore rapidità nel cercare di prenderlo quel pallone, ma dobbiamo sempre analizzare però l'azione per come si è svolta, perché comunque abbiamo un avversario completamente dietro a tutti i calciatori del Napoli, lasciato libero in area di rigore, quindi il tiro è molto forte, è vero che è sul suo palo, si poteva far meglio? Assolutamente sì, perché è sul suo palo, però dobbiamo anche, se vogliamo andarcela a prendere con qualcuno, andiamo anche a vedere chi comunque si è dimenticato di tenerlo a Ranieri, diciamo dietro tutti i difensori del Napoli. Concediamo 4-5 occasioni, ma non pericolosissime per quanto riguarda, diciamo, la pericolosità, scusate il gioco di parole, delle stesse, tanto è vero che Moise Kean deve tirare per forza da fuori aria, perché Buongiorno è dovunque e lo va a seguire, anche se Moise Kean dovesse andare all'improvviso al bagno per, diciamo, andarsi a sciacquare la faccia o quant'altro, ma l'abbiamo visto in tante partite. C'è un Napoli, secondo me, con Alessandro Buongiorno e senza Alessandro Buongiorno, per quanto, non per quanto riguarda ovviamente il risultato finale di una partita, che la puoi portare tranquillamente a casa con o senza Buongiorno, ma per quanto riguarda lo sviluppo del gioco e per quanto riguarda quella fascia sinistra che dal punto di vista difensivo, quando gioca ovviamente l'ex Torino, si può stare molto più tranquilli e ci si può gestire diversamente, così come la tranquillità mentale che porta Spinazzola a fare quell'assist alla Modric a Højlund da Cineteca per il secondo gol. È un Napoli concentrato, è un Napoli che non stecca l'approccio. Negli anni scorsi noi abbiamo parlato molto spesso, soprattutto dei primi 5 minuti, dove ti capitavano un paio di occasioni, arrivavi in area di rigore, ma forse perché appena entrato, forse non diciamo la concentrazione poi arrivava strada facendo, ti mangiavi qualche gol praticamente già fatto. Invece quest'anno lo abbiamo visto già nelle prime tre uscite, il Napoli nel caso arriva in area di rigore nei primi 30 secondi, state sicuri che molto probabilmente se si presenta l'occasione ghiotta la butta dentro senza se e senza ma, così da mettere poi la partita non in discesa ma su un piano favorevole per poi gestire le forze e lo stesso sviluppo del match stesso. Detto questo, sono contentissimo quest'oggi perché la partita non era semplice, assolutamente, in un campo che storicamente comunque ci ha sempre dato filo da torcere, sia il campo sia dal punto di vista dell'ambiente, perché ho visto anche ieri sera dopo la live, scrollavo prima di andare a letto, c'è stata un'aggressione, almeno a quanto ho visto, dei giornalisti di Calcio Napoli 24 che erano fermi fuori lo stadio a fare le classiche interviste post partita a tifosi che escono, e quindi c'è stata questa aggressione. Poi non è stata riportata più da alcun giornale, almeno stamattina non ho letto ancora niente, ma a Firenze siamo sempre stati trattati così, non è assolutamente una novità. È un Napoli molto ma molto forte, abbiamo trovato l'attaccante probabilmente del presente e del futuro, perché Højlund, senza togliere niente a Lucca, l'abbiamo detto anche nella live di ieri sera, non sto bocciando assolutamente l'attaccante ex udinese, è che il Napoli ha comprato Lucca comunque per fare la spalla di Lukaku, quindi diciamo che poi sono successe determinate cose, così come l'infortunio di Big Rom, che forse hanno messo sul groppone di Lucca una responsabilità che ancora, diciamo, era prematura da portarsi appresso. È arrivato Højlund, che ovviamente con l'esperienza in Premier, che abbia fatto bene o meno bene, perché si stanno riempiendo la bocca, lo United, questo, quell'altro, ha fatto male, vedremo, non vedremo. Comunque è un calciatore sicuramente molto più pronto dal punto di vista mentale per i carichi di pressione che poi
che puoi e devi gestire. E poi l'abbiamo detto in live e chiudo, Lucca comunque era tenuto a giocare molti meno palloni in una squadra come l'Udinese, in una squadra come, che ne so, un Torino di turno, forse lo stesso Genoa, giochi molti meno palloni a livello offensivo che se ovviamente ti presenti in una squadra di alta classifica, e quindi diciamo che le percentuali cominciano a scendere nel caso poi stecchi il passaggio, uno stop lo sbagli, qualche situazione la gestisci male, però con questo non è assolutamente una bocciatura. Servono i gol e serviranno i gol anche del nostro Lucca, e serve tutto il Napoli per far bene sia in Italia e sia in Champions League, onorando comunque la Coppa dalle grandi orecchie. Con il passaggio del turno staremo a vedere, perché poi dobbiamo ancora scendere in campo per la prima, e ovviamente sarà giovedì. Noi ci godiamo questa domenica perché è doveroso godersi la domenica dopo una vittoria e 3 punti portati a casa, e il primo posto in classifica mantenuto alla pari di Juventus, e ovviamente giocheranno anche le altre. Poi da domani penseremo al Manchester City. Fatemi sapere la vostra come sempre, iscrivetevi al canale attivando la campanellina, così state aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo contenuto. L'ho detto all'inizio, lo dico anche alla fine per chi è arrivato ovviamente a fine contenuto. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video.